Ciao a tutti e benvenuti ad Ainokura. Oggi volevo condividere con voi la mia esperienza in un tipico ryokan giapponese, che per chi non lo sapesse è un albergo giapponese che nel corso degli anni ha mantenuto le stesse caratteristiche tradizionali. Ainokura è un piccolo paese nella prefettura di Toyama, a circa un'ora di autobus da Shirakawa-go, che è un villaggio con delle caratteristiche molto simili ma decisamente più turistico. Il modo più rapido per raggiungerla dal capoluogo è prendere una pittoresca linea locale del treno, rigorosamente a gasolio, che attraverso i campi vi porterà fino al capolinea, dove prenderete un autobus che vi mollerà poco fuori dal villaggio. Ecco qua, siamo scesi dall'autobus, guardate che bel sentierino in mezzo al bosco per arrivare al villaggio. Come fosse una valle proibita, però non ci stiamo andando col trolley, cazzo. Ops. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Bellissimo. Ecco qua il nostro. Ed ecco qua il nostro ryokan. Abbiamo uscito. Siamo entrati all'interno. Questa è la sala dove si mangia. Aia, una craniata. E questa è la nostra stanza. Quindi tradizionale con la finestra direttamente sul cortile qua. Adesso prendiamo il tè di benvenuto. Bellissimo. Ci è stato servito un tè di orzo tostato, che è un tè che trovate praticamente ovunque in Giappone e che viene bevuto tendenzialmente freddo. In accompagnamento invece non poteva mancare un elemento tipico della pasticceria giapponese, ovvero una pasta di fagioli azuki, che sono dei fagioli rossi tipici giapponesi. I fagioli rossi, questo lo troviamo un po' in tutti i dolci giapponesi, cioè i fagioli rossi. Dopo un po' si fa l'abitudine come sapore, non sono male. È fresco. Beh, ci sta dove siamo andati in giro a sudare tutto il giorno, bello. Ecco, una cosa che mi è subito saltata all'occhio quando sono entrato è che le pareti che non comunicano con l'esterno in realtà sono delle vere e proprie porte scorrevoli, che fanno sì che qualsiasi ambiente che confina con la tua stanza sia direttamente accessibile. Il particolare stile delle case, che sicuramente avrete notato, si chiama Gashozukuri e prende il nome dalle posizioni delle mani in preghiera. Tuttavia l'inclinazione dei tetti ha un motivo estremamente pratico, che è quello di reggere le pesanti nevicate che colpiscono Ainokura tutto l'inverno. Allora, siamo arrivati alle 5:40 di pomeriggio, perché avevamo l'ultimo autobus da poter prendere a quell'ora lì e ci è stato comunicato che l'orario della cena sarebbe stato alle 6. E quindi mangiano molto presto da queste parti, quindi abbiamo solo 10 minuti ancora, tutto il tempo dei preparativi per fare un giro del paese finché c'è luce ancora e poi dobbiamo andare a cena. La cena. Abbiamo verdure, tante verdure. Qua credo sia in tempura. Pesce. Questa credo sia salsa di soia. Questo è un pesce, deve essere quello che era quelli che erano lì ai ferri. E devo un po' provare perché qui sono tante cose diverse, nuove.
Non lo so. Buonissima. Zucca. Spettacolare. Allora, nel frattempo sono arrivata una zuppa di miso, un piccolo tofu, poi ci ha spiegato che queste sono verdure del suo orto, e questo vabbè è un pesce di montagna, e mentre queste e queste qua piccoline, potete vedere, sono piante e radici di montagna di queste zone, che poi sono, ce le fate vedere in quel cartellone lì. Ma è gentilissimo, è bellissimo come prova a spiegare tutto quanto, anche come si preparano questi piccoli spaghettini. È adorabile. Finita la cena siamo andati subito in camera a cambiarci per indossare degli abiti tradizionali chiamati yukata, che ci è stato spiegato dal proprietario essere una sorta di kimono più informale e estivo. Video. La serata è andata avanti poi con un sakè di una distilleria locale, servito sia caldo che freddo. Sakè caldo. Buono? Good? E i racconti del proprietario su come sono costruite le case, su degli strumenti musicali tradizionali che abbiamo anche provato con scarso successo, e di tante piccole curiosità sul luogo. Insomma, quando sei immerso nel buio di Ainokura in mezzo alle montagne, credi di essere isolato dal resto di Giappone, vedi da lontano queste lucine e cosa vedi anche qui? Ben 3 distributori automatici. Cioè non si scappa da queste cose, ragazzi, qui non si scappa. Sì, anche in cima al Monte Fuji ce n'è uno probabilmente. Buongiorno, ben svegliati, andiamo a fare colazione adesso. Frittatina con verdure, uovo, verdure, arancia, cetriolo, una salsetta e riso immancabile. Comunque dormire sul futon è meglio di quanto pensassi, perché era molto comodo. Poi c'era il rumore del bosco, l'acqua, ci dava molto sonno. L'unica cosa è che le pareti, su tutte le camere praticamente, le pareti sono porte scorrevoli fatte letteralmente di carta, e quindi l'insonorizzazione zero rispetto alle altre stanze del posto. Bene, facciamo 2 passi per il villaggio, poi dobbiamo correre a prendere l'autobus per riuscire a Kawanuo. E poi la sera a Kyoto. Ci sono delle zucche, e quello è il nostro ryokan. E questo è tutto il paese. Come vedete è chiuso questa valle e c'è un'unica strada che passa da quel lato lì per uscirne. Quello che più mi ha colpito di questa esperienza non è stato solamente l'aspetto visivo di trovarmi in un luogo particolare con un'architettura particolare, ma è stato anche l'aspetto umano. Fino a quel momento infatti avevo visto solo Tokyo e avevo avuto un'immagine del Giappone molto riservato, molto chiuso. Parlando con calma invece col proprietario del ryokan durante tutta la serata, in realtà ho scoperto un lato caldo e espansivo che fino a quel momento proprio non avrei neanche potuto immaginare che esistesse nei giapponesi. E addio, Ainokura!